Quella appena passata è stata la settimana della tempesta che ha travolto l'utenza Nintendo con una vera e propria raffica di notizie facendo esplodere la rete. Tra l'ennesimo anniversario, stavolta dedicato a Level 5, e il lancio a sorpresa di Xenoblade Cross c'è tantissimo di cui discutere, ma prima di immergerci in questo ciclone di notizie potete supportare la serie con lampi e tuoni. Si è concluso lo Splatoon 2024, l'entusiasmante festival che ha messo a confronto diverse fazioni, cavalleria, magia e ninja. In questa serrata competizione che ha celebrato la festività del 31 ottobre, a trionfare è stata la categoria dei ninja, aggiudicandosi la macabra vittoria di Halloween. Il prossimo evento in programma sarà il Frosty Fest. E rimanendo in tema Halloween, Bandai Namco è stata artefice di una mossa tanto poetica quanto spettacolare, presentando un ultimo trailer per Little Nightmares 3 proprio il 31 ottobre, che mostra nuovi frangenti di questo spaventoso gioco previsto per il 2025. Finalmente il più grande mistero di Nintendo ha trovato una spiegazione. La grande N era famosa per la sua severità e intransigenza nei confronti di chi pubblicava le colonne sonore delle sue serie sui vari canali, e dopo decenni ora sappiamo il perché. L'azienda stava infatti sviluppando un'app che consentisse di ascoltare tutte le musiche dei suoi giochi, e così è stata rilasciata Nintendo Music, un'applicazione che permette agli abbonati di Switch Online di ascoltare le iconiche colonne sonore delle celebri saghe Nintendo direttamente sul loro smartphone. Una soluzione elegante che offre agli appassionati un modo legale e comodo per godersi la musica dei loro giochi preferiti, anche se attualmente non è molto interessante dato che mancano i migliori. E notizie dell'ultima ora, l'app sembra aver sollevato parecchie polemiche in quanto i compositori delle musiche non sono stati accreditati. E sarà molto suggestivo vedere Nintendo che cita se stessa per violazione di copyright. Se a fine mese scorso Toby Fox aveva lasciato intendere che sarebbero arrivati a breve i capitoli 3 e 4 di Deltarune, adesso ne abbiamo la conferma ufficiale. Infatti il creatore ha affermato che al 100% usciranno entro il 2025. Durante questa settimana si erano diffuse delle voci riguardanti un presunto licenziamento di un massiccio numero di dipendenti in una delle filiali di Nintendo. Tuttavia l'azienda ha prontamente smentito questa informazione attraverso una dichiarazione ufficiale, invitando il pubblico a verificare l'attendibilità delle notizie prima di prenderle per certe, ribadendo l'importanza di consultare fonti affidabili per evitare disinformazione. È stata di recente pubblicata un'intervista a Soyo Oka, celebre compositrice nota per il suo lavoro in alcune delle saghe Nintendo più famose, tra cui Super Mario Kart e Pilot Wings. Nelle sue dichiarazioni Oka ha ripercorso la sua carriera condividendo anche aneddoti sulle collaborazioni con altri grandi compositori come Koji Kondo, noto per la musica di Super Mario Bros. Un punto focale dell'intervista è stato il processo creativo che conduce alla realizzazione delle colonne sonore per i videogiochi, enfatizzando come si è riusciti a massimizzare le potenzialità dell'hardware dell'epoca nonostante fosse ormai obsoleto per ottenere suoni di alta qualità. Oltre a rivelare dettagli tecnici, l'intervista ha offerto uno sguardo affascinante ai dietro le quinte, svelando le sfide e i trionfi della sua carriera nel mondo della musica per i videogiochi. Abbiamo finalmente una data per lo spegnimento di Animal Crossing Pocket Camp previsto per il 28 novembre. A partire dal 3 dicembre sarà disponibile una versione offline chiamata Complete Edition, inizialmente offerta al prezzo di circa $10 fino al 31 gennaio. Dopo tale data il prezzo raddoppierà raggiungendo i $20. Questa versione permetterà ai giocatori di continuare a godere del gioco anche senza connessione internet, mantenendo l'esperienza di Animal Crossing sempre viva e accessibile. E passando alla vera notizia bomba di questa settimana, Xenoblade Cross arriverà con una veste aggiornata il prossimo anno, esattamente il 20 marzo. Con questa edizione la collezione degli Xeno sarà completa, colmando una lacuna e dando lustro ad un titolo che ingiustamente era rimasto nel buio per tanti anni. Questa nuova versione include una storia inedita che non solo fornisce una conclusione al gioco originale lasciato aperto, ma lo collega anche alla trilogia numerata. Se volete maggiori dettagli vi invito a guardare il mio ultimo video in cui offro una panoramica completa su ciò che questa edizione ha da offrire e come si inserisce nel contesto della serie.
E quest'annuncio segna un importante punto di svolta, poiché il numero di titoli Wii U non ancora disponibili su Switch si riduce drasticamente. Escludendo titoli minori e concentrandosi solo sui giochi di grosso calibro, rimangono ancora da portare Star Fox Zero, un titolo controverso, e Splatoon, il primo capitolo della serie, che probabilmente non verrà mai trasferito a causa della sua natura fortemente orientata all'online, almeno che non venga rilasciata una trilogia su Switch 2. Paper Mario Color Splash è un altro gioco ancora assente che ricordo con tanto affetto per le sue ambientazioni memorabili, spanne sopra a The Origami King. Infine manca anche Nintendo Land, un titolo che catturava tutta la creatività della grande N e offriva ore di divertimento, soprattutto con l'adrenalinico minigioco dedicato a Luigi's Mansion. Dopo gli Yooka-Laylee la settimana scorsa, anche Atelier Yumia anticipa l'imminente lancio di Switch 2. Infatti dall'altro ieri 1 novembre sono stati aperti i pre-order della mastodontica Collector's Edition ed è possibile notare come siano presenti le diciture di tutte le console, quindi le varie versioni di Xbox e PlayStation, tranne le due sulla destra che saranno dedicate sicuramente al nuovo hardware Nintendo. Ma l'aspetto interessante è che il gioco è previsto per il 21 marzo, il giorno dopo il lancio di Xenoblade Cross, il che porterebbe a pensare che ci siano grosse probabilità che Switch 2 potrebbe arrivare sul mercato proprio quel mese, come accaduto col modello precedente. Passando invece alla meravigliosa Collector's Edition, comprende una vastissima gamma di gadget, tra cui una bandana, una razza in formato A1, portachiavi decorativi in acrilico, cartelle speciali, fogli di adesivi, peluche e storybook. Koei Tecmo ha dimostrato ancora una volta come non si smentisce mai nella creazione delle edizioni speciali dei suoi giochi. La libreria retro della console si arricchisce con l'aggiunta di due classici per Nintendo 64. Il primo è Axon, un titolo dall'atmosfera oscura che potrà ora essere riscoperto su Switch. Il secondo è Turok 2 Seeds of Evil, sparatutto in prima persona. Portando una ventata di nostalgia, vengono così offerte ai giocatori nuove opportunità di rivivere momenti memorabili del passato. E non so a chi possa interessare, ma Pokémon Pocket, free to play basato sul celebre gioco di carte collezionabili, è ora disponibile ufficialmente in Italia su iOS e Android. Questo mese è stato ricco di ricorrenze. Mentre il 1 ottobre abbiamo celebrato il 25° anniversario di Monolith Soft, pochi giorni fa, il 28 ottobre, è stato il 26° anniversario di Level 5, famosa per la saga di Layton. Ultimamente la Software House è tornata sul palco più forte che mai, presentando una line-up tanto variegata quanto ricca. Il titolo di punta è il nuovo mondo a vapore, di cui abbiamo ricevuto aggiornamenti recenti durante l'ultimo Level 5 Vision e durante la demo presentate al Tokyo Game Show. E ovviamente mancherà poco per il prossimo trailer prima del lancio ufficiale, che è previsto per il 2025. Anche questa settimana è giunta al termine e sto iniziando a dubitare seriamente che Nintendo tenga fede alla sua promessa di rilasciare Switch 2 entro marzo 2025, considerando che il reveal debba avvenire almeno 3-4 mesi prima del suo arrivo sul mercato, almeno che non l'annuncino a sorpresa il giorno prima, e dopo quanto avvenuto con la Definitive Edition del capitolo Cross non mi sorprenderei più di nulla. Ad ogni modo, mentre attendiamo con impazienza l'inclusione delle host di Xenoblade su Nintendo Music, vi invito a seguirmi su tutti i miei social, dove potrete rimanere aggiornati ogni giorno sulle novità dell'universo della grande N. In sovrimpressione potete vedere i miei ultimi contenuti. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!